I calamari si possono prendere di giorno e di notte. Io preferisco pescare di giorno, di notte mi piace dormire, per cui i calamari di giorno li pesco in due maniere, una a tataki e una con una lenza che si può utilizzare quando c'è molto scarroccio, facendola tra virgolette strisciare quasi sul fondo. Quindi vi faccio vedere prima la lenza che uso io, come si compone la lenza che uso io per tataki, e poi l'altra lenza che io chiamo una lenza da scarroccio. La misura di tataki che uso per pescare sono o del numero 1, indicato col numero 1, oppure a volte è indicato in centimetri, in questo caso 7 centimetri e mezzo. Questa è la misura che preferisco, diciamo, per i tataki, quindi misure piccole, mentre per l'altro tipo di lenza che vi farò vedere misure più grandi. Allora, tendenzialmente metteremo i tataki più grandi verso l'alto e i tataki più piccoli verso il basso, e i colori scuri verso l'alto, perché il calamaro ovviamente dal basso guardando verso l'alto vedrà il contrasto del tataki scuro con l'acqua, mentre quelli sul fondo utilizzeremo dei colori chiari, quindi il calamaro vedrà il contrasto, come in questo caso, del bianco su un fondo magari scuro. Allora, per realizzare uso un trave in fluorocarbon dello 0,33 che ha un carico di 10 kg, vabbè, ma in questo caso non è tanto il carico che ci interessa, ma che sia un fluorocarbone di un diametro abbastanza resistente agli urti eventuali sugli scogli o su fondi taglienti. Useremo dei mini snap, ovvero dei mini moschettoni, per poter intercambiare eventualmente i tataki nei colori e nelle misure. Partiamo quindi con inserire sulla trave 3 mini snap ai quali poi legheremo i tataki. Legheremo quindi una girella col moschettone alla quale poi attaccheremo il piombo. La uniamo con un clinch. In questo caso è una girella un po' grande, non ne ho di piccole, ma è meglio metterle più piccoline possibili, tanto si riesce benissimo a legare il piombo anche su girelle piccole, ad agganciare il piombo, e più piccola è meno possibilità abbiamo di incagliarci sul fondo. Bene, calcoliamo quindi dal moschettone del piombo 50 cm e al 50 cm facciamo arrivare il primo mini snap, eccolo qua, e a questo punto, attenzione, facciamo un nodo di sangue molto semplice, si doppia in questa maniera, si prende il filo, questo qua da dietro, e si gira. 1, 2, 3, 4 e 5, e ci si trova in questa situazione. Si va quindi a inserire il mini snap da dietro nel loop che si è creato, e si va pian pianino a stringere, si bagna e si va a stringere. Bene, da qua calcoliamo 60 cm, quindi 50 dal piombo, 60 da un tataki all'altro. Teniamo il segno, andiamo a recuperare un altro mini snap,
eccolo qua, e riandiamo a eseguire ancora nodo di sangue in questa maniera, doppio, dopodiché prendo 1 2 3 4 e 5, prendo il mini snap e vado a passarlo dentro all'asola che mi sono trovato, e quindi vado a tirare i due cappi. In questo caso, se vedo che il cappio è troppo grosso, come in questo caso, vado a tirare i lati fino ad avere 1 centimetro forse. Di nuovo vado a tirare, ancora si è allargato, quindi vado di nuovo succhio, bagno bene il nodo e poi vado a serrare. Quindi vado ad ottenere una micro asolina con il mini snap al quale attaccherò il tataki. Da qua altri 60 cm, altro nodo di sangue. Quindi dall'ultimo snap calcoliamo 40 cm e qua andiamo a realizzare una semplice asola. È un giro, si passa da dietro e si inserisce quello che si chiama nodo 8. In questa maniera deve risultare questo nodo 8. A questo punto andiamo ad attaccare i tataki. Eccolo qua. Ora qua al moschettone abbiamo 3 possibilità: o il piombo diretto, se non c'è possibilità di incagliarsi, quindi su fondo sabbioso, piombi che variano da 150 fino a 40 grammi a seconda della profondità e della corrente. Ipotizziamo di pescare sui 50 metri con un po' di corrente, va bene un 100 grammi. Se peschiamo su 20-25 metri anche senza corrente, addirittura senza corrente, potremmo arrivare a pescare anche con 40 grammi, quindi comunque molto variabile a seconda delle condizioni. Se invece abbiamo pericolo di incagliarci, possiamo semplicemente legare uno spezzone di nylon dello 0,20, quindi più piccolo rispetto al trave che abbiamo usato, uno 0,33, in modo tale che se incagliamo sarà questo a rompersi. Oppure un'altra possibilità che io amo molto è quella di usare questi piombi. Sono dei piombi ma fatti a totanara. Questo è da 100 grammi, quindi con una basket solo, con un cestino di aghi solo, e si può sempre attaccare o direttamente o sempre con uno spezzone di nylon in caso di incaglio. Ecco, io direi che questi, visto che costano, comunque quando c'è possibilità di incagliarsi io non li uso sempre il piombo. Se invece siamo su fondo sabbioso lo uso volentieri, perché aumentiamo da 3 a 4 tataki e abbiamo più possibilità di catture. Bene, andiamo a realizzare l'altra lenza per la pesca a scarroccio o anche a lancio. In questo caso andremo a mettere 2 totanare, non sono quelle coi piombi da edging o che spesso si usano anche per la seppia, ma sono senza il piombo in testa. Questa più grossa da 2,5 la metteremo sopra e quella più piccola da 2 la metteremo sotto.
abbiamo sempre il trave dello 0,33, anche un 0,35, massimo uno 0,40 può andare bene. Inseriamo subito i due micro moschettoni. Quindi andiamo a montare il solito moschettone per il piombo con girella. Allora, abbiamo montato il moschettone con la girella con un classico clinch, e qui sicuramente metteremo uno spezzone di nylon con un piombo, uno spezzone di nylon dello 0,20 più sottile della madre, così che se incagliamo sul fondo andremo a perdere solo il piombo. Quindi andiamo a calcolare 40 cm, quindi di nuovo il primo snap, solito nodo di sangue. Possiamo già montargli la totanara più piccola. Ricordo, totanara più piccole e più chiare sotto, più grandi e più scure sopra. Eccola qua. Quindi da qua 60 cm, il nostro metro, lo snap che abbiamo già inserito, altro nodo di sangue. Sì, in questo caso lascio l'asolina un po' più lunga rispetto al tataki per questa pesca, preferisco, mi dà più movimento, non dovendo sbacchettare con la canna e facendo una pesca abbastanza statica, preferisco che abbia più movimento. Quindi avremo 3 cm di asolina. Bene, 40 cm ancora, e andiamo a fare l'asola che attaccheremo al moschettone che abbiamo già sulla canna. Bene, quindi avremo la nostra canna con il mulinello imbobinato con un trecciato 010-014. Dunque legheremo con un Albright uno spezzone di fluorocarbon di circa 5-6 metri, uno 0,35, uno 0, o lo stesso che abbiamo usato anche per fare il trave della totanara, quindi in questo caso uno 0,33. E dopodiché attaccheremo una girellina con un moschettone al quale attaccheremo l'asola della totanara che abbiamo appena realizzato. Quindi abbiamo due lenze e due tecniche. La prima tataki si utilizza per pescare 30, 40, 50, 60 metri in verticale. Abbiamo 3, 4, 5 addirittura tataki. Quando si è in verticale si fa andare il tutto sul fondo, dopodiché si sbacchetta in modo tale da far vibrare molto bene le nostre totanare, si attende un attimo, di solito il momento dell'attesa è quello in cui il calamaro si attacca, si giga leggermente, insomma ci sono un po' di personali tecniche di recupero di movimento, comunque più o meno il discorso è quello, e appunto si catturano i calamari in pieno giorno. Invece si può provare con una lenza un po' diversa, quindi 2 totanare, l'ultima che abbiamo visto, piombo finale, e quindi si fanno muovere le esche appunto scarrocciando quasi sul fondo, e poi lo vediamo in acqua.